Allora, Emanuele, buongiorno. Volevo chiederti una cosa, visto che sei il project manager di Garanzia Digitale, vorrei andarti a chiedere quali sono i vantaggi di andare a fare lo swap che è in corso. Quindi lo swap da CRU o un TB a quello che è il token di Arcoin. Bene, buongiorno a tutti. Allora, cominciamo a precisare due cose. Per chi magari si approccia per la prima volta, che cos'è uno swap? Proprio io sono una persona proprio terra a terra, dico, è uno scambio, ok? È una sorta di baratto. Io ti do una cosa, tu me ne dai un'altra. Che cos'è CRU, CRU? Che cos'è UNTB? Per spiegare questo swap, dico, io sono project manager di un'azienda che ha un prodotto di servizio, ha un servizio, ovvero garanzie digitali, cioè dare alle persone questo tipo di servizio, ma come dice la parola stessa, garanzia, ha bisogno di avere a fianco un qualcosa o più di uno che dia la garanzia a chi la riceve nella massima tranquillità. Ok? Tempo fa noi abbiamo iniziato questo percorso e è nato un token nel mondo delle monete criptografiche che avevamo utilizzato e pensato di basarci su quel token per iniziare il percorso di garanzia digitale. Poi per mille ragioni, che è inutile parlarne perché tanto sono già successe, positive e negative, le avventi nel mondo non hanno permesso a questo token che è sul mercato, ma una quotazione non è riuscito ad avere quell'elevazione di prezzo che permetta di coprire garanzie di un certo valore. Eh, Perciò ci siamo trovati davanti a dire abbiamo tanti token che hanno sì un valore, hanno sul mercato, ma non sono fruibili per fare garanzie digitali, soprattutto perché è un utility token e per chi sa nel mondo della criptomoneta l'utility token non ha un asset sotto. In più stiamo andando in un periodo, in un- in uno stato dove la comunità europea e il mondo stesso sta mettendo fuori delle normative per tutelare i cittadini sulle le criptomonete. E una di queste è che nel tempo, e non troppo lungo, tutti i token o coin che non hanno un collaterale, che non hanno degli asset sotto, sono ritenuti non validi, senza più nessuna utilità e non hanno ragione di esistere. Perciò diventa, perdonami il termine, anziché essere un utility token, diventa un token non utility. Detto questo, in questo percorso noi abbiamo incontrato un'azienda che ha un progetto bellissimo, nel senso che è legato ad un asset, ad un collaterale che esiste da millenni, ovvero le opere d'arte. Le opere d'arte perché sono preziose? Perché esistono da millenni determinate opere? Perché nel tempo hanno un qualcosa di unico. C'è solo quella. Non è un prodotto in serie, non è fatto a macchina e soprattutto, essendo fatto qualunque opera d'arte in maniera manuale, se lo stesso artista riproducesse la stessa opera in qualche pennellata, sarebbe diverso. È come scrivere, come qualunque persona scrivesse una lettera, se tu la riscrivi due volte la stessa lettera, una sbavatura, una virgola, sono diverse. Per cui l'opera d'arte è ritenuta tale quando è unica e ovviamente assume valore, assume la sua preziosità per cosa? Perché per la vita che ha fatto l'artista, per quello che ha fatto l'artista in determinate situazioni, per l'apprezzamento delle persone, del critico che ne va a vedere il valore intrinseco in esso. Poi, senza parlare che pace all'anima loro, quando queste opere cominciano ad avere 70, 80, 100 anni, ovviamente l'artista non c'è più. E è normale pensare, guarda che Tizio ha fatto quell'opera, purtroppo non c'è più, per cui sarà ancora più unica, ancora più rara, e c'è la caccia, dire io la voglio, la ricerca, quella la voglio io, quella la voglio io. E allora
diventa ancora più prezioso l'unicità. Tant'è vero, come ho spiegato in un'altra intervista, negli eventi dei secoli, nelle guerre, hanno distrutto di tutto, ma buona parte delle opere d'arte, che siano pittura, scultura o palazzi, pensate solo a Roma, quanti palazzi ha dell'epoca romana e quanto è stata bombardata, ma quelli li hanno quasi evitati apposta, perché non ci sarebbero mai più. Diventano, il suo valore cresce proprio nel tempo. E noi, a me soprattutto ha affascinato questo, perché loro hanno legato questo tipo di, non cultura, questo tipo di settore, questa categoria, nel mondo digitale con un token, con un coin, e l'hanno usato come collaterale. Perciò avere dei token con un collaterale di opere d'arte e la possibilità che ci ha dato l'azienda Arcoin di fare questo swap, questo scambio, ehm, una moneta per un'altra, a noi ci è sembrato fantastico. Potrebbe uno pensare che interesse ha avuto Artcoin a scambiare il suo token, che vale già abbastanza, con un altro che non ha il suo valore, vale molto meno, ma soprattutto non ha un asset. Tant'è vero che è stato deciso di, nello scambio, il CRU, di bruciarlo, cioè farlo sparire dal mercato. Qual è l'interesse che ha avuto Artcoin in tutta questa situazione? Molto facile. Artcoin ha le opere d'arte, Artcoin ha il coin, ma lo vende e prende valore se riesce ad andare sull'exchange, se lo fa conoscere alla gente, per cui sostanzialmente deve costruirsi una comunità del proprio prodotto. Bene, noi come Garanzia Digitale questa comunità l'abbiamo già, sono anni che stiamo creando una comunità proprio per le garanzie, per cui il matrimonio, il connubio collaborativo di queste due aziende ne ha un pro da ambo le parti. Noi veniamo ad avere uno strumento per poter lavorare con garanzie, loro hanno uno strumento per poter presentarsi agli exchange, alle borse digitali, con una comunità già esistente, per cui già con un commercio, già con un certo numero di transazioni. E più passa il tempo, come tutte le cose belle o brutte che siano, il passaparola gratuito ha sempre funzionato, sempre, da che mondo è mondo, perché tanti di noi siamo andati a mangiare la pizza in quel posto o comprare un vestito in un altro o da un concessionario, da un'agenzia viaggi, perché quasi sempre qualcuno ci ha detto vai là che ti trattano bene, vai là perché va tutto bene. E qui funzionerà nella stessa identica maniera. Questo è come la vedo. Allora, adesso vorrei andare in conclusione e chiederti due domande tecniche tecniche. Ti volevo chiedere come si effettua lo swap attraverso MetaMask, quindi se riesci proprio velocemente a spiegarci diciamo, il funzionamento di MetaMask, poi so che ci sono dei PDF che spiegano tutto molto chiaro. Appunto, come si fa quindi da MetaMask e come si fa invece da PayPal? Allora, MetaMask e PayPal sono due sistemi di pagamento, due modi che tu puoi utilizzare a pagamento, che noi nell'accordo di questo swap, di questo scambio, utilizziamo, lo diamo come strumento alle persone che vogliono fare questo cambio e pagare la transazione. Ok? Allora, su un discorso di PayPal, ci sono, in pratica che cos'è? Io non faccio altro che registrarmi sulla piattaforma, devo fare tutte quelle operazioni di riconoscimento, devo collegare la mia piattaforma, nostra in questo caso di Lonar, con il wallet dove ho già i token che voglio cambiare, per cui devo sincronizzarli che si notino. Contestualmente devo collegarmi nell'altra piattaforma dove ci sono i token Artcoin. Per eseguire questo scambio arriva un momento che, quando ho impostato le cifre, i numeri, i valori e tutto funziona, a un momento io clicco il tasto paga, cioè si apre il mondo paga, ok? E qui decido come voglio pagare. Posso pagare in maniera
quasi diciamo tradizionale da oggi, anche con un bonifico, per cui non vado altro che in sede di IBAN, posso pagare con le carte e qui interviene il sistema e il circuito PayPal, per cui vado a compilare alcune schermate mettendo dei dati, alla fine quando tutto funziona c'è l'ultimo tasto che dice converti e funziona tutto, significa che io ho messo le cifre giuste, i numeri giusti, ho cliccato, ho dato l'assenso a tutte le varie procedure, PayPal accetta tutte queste procedure e non fa altro che prelevare il denaro dalle mie carte o dalla carta che ho usato, depositarle nel conto PayPal, che è il garante dell'operazione, e i token fanno lo scambio, spariscono quelli che io volevo scambiare e mi appaiono quelli di Arcone. Questo è con PayPal. Se voglio utilizzare invece una criptomoneta in questo mondo digitale, ovvero gli USDT, scambiati con il protocollo Ethereum, perché MetaMask è una piattaforma che lavora con il protocollo Ethereum, io devo fare le stesse procedure di prima, con la differenza che una volta che ho inserito i numeri, i dati e le cifre e digito pagamento con MetaMask, si aprono delle finestre dove io non devo fare altro se non ci sono mai entrato, devo mettere ovviamente i miei dati, devo farmi riconoscere, MetaMask nell'immediatezza fa una sorta di riconoscimento e mi fa procedere con le varie fasi, con le fasi successive. Terminata almeno la prima volta questa fase conoscitiva, dove io sono riconosciuto da MetaMask, imposto gli importi, i pagamenti e una volta sul bonifico c'è l'IBAN, nel pagamento della criptomoneta c'è una specie di IBAN che si chiama stringa di riconoscimento di un wallet a un altro e in pratica io sposto le mie criptomonete da un wallet che possiedo all'altro wallet di chi deve ricevere. Una volta fatto questo, anche lì l'ultimo tasto è converti. Se le transazioni, essendo immediate, sono avvenute senza problemi, mi appaiono gli altcoin e mi spariscono i token, i CRU che avevo deciso di scambiare. Sinteticamente è questo, però come hai detto tu, noi abbiamo fatto dei PDF, delle slide per ogni singolo passaggio, numerando il bottoncino che devi spingere, scrivendo che cosa serve per quello, in modo che tutte le persone, senza anche se non si sono mai affacciate a questo mondo, guardandole possono procedere passo passo a tutte queste procedure. Molto bene, molto bene. Abbiamo finalmente fatto chiarezza su questo punto, 100%. Allora, io ti ringrazio del tuo tempo, Emanuele. È stato veramente un piacere parlare con te, è stato veramente un piacere sentire queste risposte e soprattutto le ho trovate molto, 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 molto utili. Quindi ti ringrazio veramente tantissimo e buona giornata. Vi ringrazio a voi e buon lavoro per il proseguo.